Ciao, bentornato. Con il video di oggi iniziamo una serie di approfondimenti legati all'obiettivo fotografico, quindi all'accessorio sicuramente più importante e che determina la qualità dei tuoi scatti. Come tutti sappiamo, l'obiettivo può essere fisso, come avviene per esempio nelle fotocamere compatte, nelle bridge o anche nei telefonini, oppure può essere intercambiabile. Quindi abbiamo diversi obiettivi per ogni macchina, come avviene per esempio nelle fotocamere mirrorless o in quelle reflex. Nella lezione di oggi inizieremo a studiare solo le componenti, quindi partiremo proprio dalla base di questi elementi, visto che sono veramente fondamentali, come ti dicevo, per la qualità dei tuoi scatti. Poi successivamente inizieremo anche a capire tutte quelle caratteristiche che sono fondamentali per scegliere l'obiettivo adatto alle tue esigenze. Quindi la luminosità, la lunghezza focale, l'angolo di campo, la differenza appunto tra teleobiettivi e grandangoli, la profondità di campo, il lens flare, tutte comunque variabili che sono legate essenzialmente all'ottica che usi. Allora, l'obiettivo, come tutti sappiamo, lo vediamo qua davanti, è composto essenzialmente da una parte esterna, che viene chiamata barilotto, che racchiude tutte le componenti necessarie al suo funzionamento. La prima componente al suo interno è sicuramente il diaframma, che abbiamo già analizzato nelle precedenti lezioni, quindi quel foro che aprendosi e chiudendosi determina la quantità di luce che entrerà all'interno del nostro sensore e quindi ha una stretta correlazione con l'esposizione dei nostri scatti. Altri due elementi che balzano subito all'occhio sono ovviamente la lente posteriore e la lente frontale. Non sono le uniche due lenti che sono presenti all'interno del nostro obiettivo, visto che comunque nella parte interna del barilotto sono presenti diverse coppie di lenti, in numero variabile a seconda ovviamente della complessità dell'ottica. Le lenti determinano la qualità dei nostri scatti, ma determinano anche la messa a fuoco. Gli obiettivi generalmente, soprattutto quelli più recenti, possono presentare la funzione di essere messi a fuoco in automatico o in manuale. La possibilità di passare da fuoco automatico a fuoco manuale cambia secondo l'obiettivo. Generalmente c'è un selettore, comunque c'è sempre la scritta FMF oppure AM e ti basterà appunto passare da automatico a manuale per cambiare la messa a fuoco. Quando siamo su automatico la messa a fuoco viene ovviamente decisa dalla fotocamera, mentre quando siamo su manuale puoi muovere la relativa ghiera per mettere a fuoco il tuo soggetto. Alcuni obiettivi, soprattutto quelli più vecchi, non presentano la possibilità di avere la messa a fuoco in automatico e ce l'hanno solo in manuale. Ricordati comunque che le lenti rappresentano degli elementi estremamente importanti ma anche estremamente delicati, quindi vanno sempre protette con i propri tappi e vanno mantenute belle linde, quindi belle pulite e con le nostre operazioni di pulizia, operazioni che poi vedremo più avanti, perché ovviamente eventuali presenza di impurità o di tate o qualsiasi altra cosa diciamo sulla superficie della lente può causare dei difetti ottici nelle nostre immagini. Un'altra ghiera che di solito è presente all'interno degli obiettivi è quella che regola l'apertura del diaframma, quindi può regolare l'apertura del diaframma anche tramite l'obiettivo. Anche in questo caso la ghiera cambia a seconda dei modelli di obiettivi. Gli obiettivi fotografici sono degli elementi estremamente variabili, sia per dimensioni, come puoi vedere anche da questi obiettivi che ho qua in mano, ma sono estremamente variabili anche per la diversità di settaggio che possono avere. Quindi ogni obiettivo ha il suo e quindi è meglio capire inizialmente tutte le varie funzioni che sono presenti in ogni obiettivo e poi successivamente capiremo come usarle. Quindi prima di capire come funzionano questi elementi cerchiamo di capire il corretto montaggio o smontaggio di un obiettivo su un corpo macchina. Come prima cosa ti dico che il cambio di un obiettivo andrebbe fatto sempre in un ambiente chiuso o comunque a riparo da polvere o altre impurità, perché quando noi svitiamo il nostro obiettivo esponiamo la parte interna del corpo macchina per esempio a possibilità di polvere o pelucchi che entrano al suo interno. E ovviamente non è una cosa buona perché possono causare dei problemi se si depositano sullo specchio, nel caso di una reflex, o anche sul sensore. Dei difetti di immagine, quindi per esempio si vedranno dei pallini neri nel cielo o altri difetti che poi vedremo più avanti nel corso delle prossime lezioni. Mi rendo conto che questa non è un'operazione fattibile e anch'io non lo faccio sempre in un ambiente riparato. Ci sono comunque delle accortezze da seguire. Innanzitutto di farlo in un posto almeno che non sia polveroso, non cambiare mai un obiettivo nei pressi del mare, perché anche la salsedine può causare dei problemi, ma figurati se dei granuli di sabbia finiscono al suo interno. Quindi una cosa assolutamente da non fare. Prima innanzitutto di cambiare l'obiettivo andrebbe anche pulito con una piccola spazzolina, un piccolo pennellino diciamo, la parte esterna intorno all'obiettivo, in modo tale che alcune impurità che non siano presenti lì intorno finiscono al suo interno.
E ovviamente deve essere pulita anche la parte posteriore dell'altro obiettivo che monterai, perché sennò il discorso è sempre lo stesso. Quindi vediamo come montare il nostro obiettivo su una Nikon D7200. Innanzitutto vediamo un puntino che è presente sulla fotocamera, quel puntino bianco che è presente nelle Nikon, poi può essere anche di altro colore sulle altre fotocamere, è semplicemente un segnale che ti mette alla casa madre per farti capire come va inserito l'obiettivo. Vedi che anche negli obiettivi è presente un altro pallino o comunque un segnetto per farti capire dove va messo l'obiettivo, quindi devi far combaciare praticamente i due pallini nella fase di inserimento, comunque poi lo vedremo adesso quando facciamo le operazioni. Poi è presente un altro tasto subito sotto a quel pallino bianco, un tasto nero, quello lì è il tasto che permette di sganciare l'obiettivo. Quindi premendo quel tasto poi svitiamo l'obiettivo e viene via. Ovviamente se provi a svitare l'obiettivo senza schiacciare quel tasto fai un bel danno, quindi non provarci mai. Quindi le operazioni, abbiamo la nostra fotocamera, mi raccomando la fotocamera deve essere ovviamente sempre spenta quando cambi un obiettivo. Anche se sei concitato sulla fase del campo, che stai inseguendo magari un animale che sta per scappare e vuoi cambiare comunque l'obiettivo per prenderlo meglio, mi raccomando la fotocamera deve essere sempre spenta, altrimenti rischio di rovinare o la fotocamera o l'obiettivo o anche tutte e due. Così, visto che sono migliaia di euro, buttate via. Questo perché? Perché l'obiettivo nella parte posteriore e anche la fotocamera ovviamente presenta dei contatti. Vedi questi pallini qui sono praticamente dei contatti dove praticamente poi l'obiettivo comunica con la fotocamera. Ovviamente forzando, facendo queste operazioni, forzando come abbiamo visto prima, ti dicevo, senza schiacciare il pulsante, oppure facendolo con la fotocamera spenta, rischi di fare dei seri danni. Quindi partiamo con i nostri obiettivi già puliti, svitiamo il tappo dell'obiettivo, la lente posteriore di quello che vogliamo montare, andiamo a premere il tasto nero in modo tale da sentire un piccolo clack, mettiamo la fotocamera, questo ci può aiutare soprattutto in condizioni quando cambiamo l'esterno, rivolta verso il basso, in modo tale che eventuali impurità non possano entrare o comunque le ostacoliamo il più che possiamo, schiacciamo il pulsante nero, prendiamo il nostro obiettivo, ben saldo in mezzo alla mano e svitiamo in senso orario fino a quando l'obiettivo comunque non oppone più resistenza, vedi che comunque si stacca praticamente da solo, appoggiamo il nostro obiettivo sul tavolo senza chiuderlo e avvitiamo subito l'altro, per evitare appunto che entrino impurità. Ricordati sempre di posizionare il puntino bianco dell'obiettivo in corrispondenza della fotocamera, mettiamo l'obiettivo, tenendo leggermente premuto il pulsante di sgancio, poi lo molliamo e avvitiamo fino in fondo girando il senso antiorario fino a sentire un clack. Ed ecco che il nostro obiettivo è montato, possiamo accendere la fotocamera e iniziare a fotografare. Prima di concludere questa lezione vediamo due caratteristiche che sicuramente già conoscerai, una ne abbiamo già parlato in precedenza, dell'obiettivo, in modo tale da iniziare anche questo argomento. La prima è la lunghezza focale, che è semplicemente quel numero che puoi trovare al fianco ad ogni obiettivo, quindi un 55-200, un 70-200, 35 mm, quindi una distanza che viene espressa in millimetri che puoi trovare sul bordo di ogni lente. Cosa rappresenta la lunghezza focale? La sua definizione è praticamente la distanza fotografica, appunto misurata in millimetri, che è equivalente alla distanza tra il centro ottico dell'obiettivo e il piano di messa a fuoco della macchina, quindi in questo caso il sensore, in passato quando era analogico la pellicola. Questa formula sicuramente adesso non ti dice niente, ma poi l'approfondiremo più avanti e vedremo anche la grande importanza della lunghezza focale, per esempio per l'inquadratura dei nostri scatti, perché comunque determina l'ampiezza di quello che osserveremo attraverso la nostra fotocamera. Adesso mi interessa essenzialmente inoltrarti questa caratteristica in modo tale da avere un discorso un po' più fluido nella prossima lezione. Gli obiettivi in base alla lunghezza focale possono essere divisi in due classi. Le ottiche fisse hanno una sola lunghezza focale, quindi puoi utilizzare quella e basta, come per esempio in questo caso abbiamo un 35 mm, quindi abbiamo solo quella lunghezza. Invece gli obiettivi zoom o variabili hanno un certo range di lunghezza focale e puoi variare entro tutto quel range, quindi il classico kit 1855 che viene spesso inserito come kit iniziale in quasi ogni fotocamera. Poi, sempre in base alla lunghezza focale, possiamo dividere i nostri obiettivi in tre grandi classi. Abbiamo i grandangolari, che hanno lunghezze focali molto basse, che sono pari o sotto ai 35 mm e presentano un'ampia inquadratura della scena. Poi abbiamo quelle normali, quindi con lunghezza focale intorno ai 50 mm, vengono chiamate normali proprio perché restituiscono un angolo di campo, quindi una vista di quello che verrà inquadrato, pari al nostro occhio.
mentre i teleobiettivi sono quelli con lunghezze focali superiori ai 70 mm e presentano un'inquadratura molto ristretta, quindi vengono utilizzati soprattutto per esaltare un determinato dettaglio, un determinato soggetto all'interno della scena. Concludiamo questa lezione con un'altra classificazione degli obiettivi che comunque abbiamo già introdotto nelle precedenti lezioni, ossia il termine di luminosità. In base all'apertura del diaframma massima che può raggiungere l'obiettivo, possiamo avere obiettivi più luminosi o meno luminosi. Quelli luminosi raggiungono aperture molto ampie, quindi tra f1.8 e f2.8, e quindi sono fondamentali in tutte quelle situazioni in cui abbiamo poca luminosità della scena, come per esempio nella fotografia astronomica, una fotografia notturna in generale, ma anche in un ambiente chiuso. Quindi sono molto utili in queste circostanze. Gli altri obiettivi, ovviamente in queste condizioni, lavorano un pochettino peggio, ma non vuol dire che siano delle pessime lenti, anzi, dipende essenzialmente dall'utilizzo che uno vuole fare di quell'ottica. Ok, con questa prima lezione introduttiva degli obiettivi abbiamo iniziato a capire essenzialmente come cambiare l'obiettivo, che è una parte fondamentale, diciamo, della fotografia, perché se monti in maniera scorretta un obiettivo rischi comunque di fare dei seri danni alla fotocamera o all'obiettivo. E poi abbiamo visto alcuni termini che sono ricorrenti, come la lunghezza focale, la luminosità e la possibilità di mettere a fuoco in automatico e manuale all'interno di un obiettivo, una cosa che comunque approfondiremo anche nelle prossime lezioni. Quindi non ti preoccupare, questa era solo un'infarinatura generale su questo importante accessorio che è l'obiettivo fotografico. Ci vediamo nella prossima lezione.